cari seguaci e bentornati sul mio canale. Oggi farò un video speciale perché sto per presentarvi il mio primo format, l'Home Lab, ovvero esperimenti in casa. Faremo insieme tutti questi piccoli esperimenti ed oggi ci concentreremo su quelle che sono le proprietà dell'acqua. Ma prima, come sempre, sigla! Ragazzi, partiamo da quelle che sono le proprietà dell'acqua. L'acqua, quella che beviamo tutti i giorni, si trova allo stato liquido ed essendo un liquido, quindi viene misurato il suo volume in millilitri o in centimetri cubi. La densità dell'acqua è pari a 997 kg su metro cubo. Vedremo ecco che la densità dell'acqua è una proprietà che determina quello che è il galleggiamento dei corpi sull'acqua, come vedremo a breve. Un'altra proprietà dell'acqua è la sua capacità, ecco, di passare di stato grazie al calore e quindi abbiamo lo stato liquido, lo stato gassoso e lo stato di ghiaccio, e questi nel pianeta Terra ci sono tutti, li conosciamo e ce ne abbiamo qui davanti ben due, ovvero lo stato di ghiaccio e lo stato liquido, e vedremo un pochettino adesso qualche esperimento a riguardo. Partiamo dal primo esperimento che ha a che fare con la densità dell'acqua. Prendiamo un cubetto di ghiaccio e vediamo cosa succede nel momento in cui lo versiamo in una bacinella che contiene dell'acqua. Quello che succede è che il cubetto di ghiaccio galleggia nell'acqua. Adesso vi faccio vedere. Vedete? Il cubetto di ghiaccio galleggia nell'acqua, e questo perché quando l'acqua si trova allo stato di ghiaccio avrà una densità minore rispetto a quella che invece è la densità dell'acqua allo stato liquido. Dovete sapere che quindi diversi corpi hanno una densità minore rispetto a quella dell'acqua. Una cosa interessante è che anche un pianeta del sistema solare ha una densità minore rispetto a quella dell'acqua, ovvero Saturno. Infatti, se noi prendessimo una bacinella delle dimensioni del Sole e mettessimo Saturno dentro quella bacinella, Saturno galleggerebbe proprio perché presenta una densità minore rispetto a quella dell'acqua. Lo so, è assurdo da pensare, però è così. Quindi abbiamo capito un po' come funziona il fattore densità. Passiamo adesso ad un altro esperimento molto carino. Quindi leghiamo qui questa bacinella perché non ci serve più al momento, e prendiamo un bicchiere di vetro. Prendiamo l'acqua e versiamo un po' d'acqua al suo interno. Cosa facciamo adesso? Prendiamo un uovo e immergiamo l'uovo all'interno di quest'acqua, che ovviamente è acqua dolce, quella che beviamo noi. Cosa vediamo? In questo caso l'uovo galleggia o sprofonda? Sprofonda, perché avrà una densità maggiore rispetto all'acqua dolce. Quindi se invece il cubetto di ghiaccio galleggia perché ha una densità minore, l'uovo in questo caso sprofonda perché ha una densità maggiore. Ma cosa accade se mettiamo del sale nella nostra acqua, quindi rendiamo l'acqua salmastra? Lo vediamo subito. Prendiamo il sale e mettiamo 10 cucchiaini esatti di sale nel bicchiere d'acqua, quindi li contiamo: 1, 2,
questo è del semplice sale da cucina, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Beh, un bel po' di sale, ammetto. Questo mi raccomando, non bevetelo a casa. Mescoliamo adesso per far sciogliere un pochettino il sale all'interno dell'acqua. Mescoliamo, dobbiamo mescolare bene. Forse è un po' esagerato il sale, devo mettere, perché erano 10 cucchiaini, però forse ne ho presi un po' più di sale del necessario. Ok, mi sembra che più o meno ci siamo. Mescoliamo giusto un altro po'. Ok. Abbiamo finito. Cosa accadrà adesso? Asciugo l'uovo. Prendo il bicchiere e vediamo cosa accade. Oh, ecco qua. L'uovo galleggia. Ve lo mostro più da vicino. L'uovo galleggia perché in questo caso l'acqua salmastra avrà una densità diversa rispetto all'acqua dolce e questo permetterà quindi all'uovo di galleggiare in essa. Quindi abbiamo un po' capito come funziona e quali sono anche le differenze tra l'acqua salata, l'acqua salmastra e l'acqua dolce. Passiamo adesso ad un altro esperimento, anche questo molto carino. Prendiamo sempre un bicchiere, stavolta prendo questo attenzione è un bicchiere biodegradabile perché ecco io ci tengo a non sprecare la plastica inutilmente e verso l'acqua fino al colmo. Ecco qua. Adesso prendo delle graffettine e delle monetine. Queste in particolare sono degli zloty polacchi, se non erro, sì. E vediamo cosa succede. Quello che succede, a differenza di quello che invece succederebbe nel momento in cui io immergessi quest'uovo all'interno del bicchiere, è che stranamente l'acqua non straborda dal bicchiere. E questo perché quando andiamo noi ad inserire dei piccoli oggetti all'interno del nostro bicchiere d'acqua, la tensione superficiale, la forza della tensione superficiale dell'acqua crea questa barriera in modo tale che non strabordi. Adesso facciamo un altro esperimento. Versiamo qui, ecco quello che non ci interessa più. Ok, ce l'abbiamo fatta. Facciamo un altro esperimento adesso. Prendiamo questa mascherina che ahimè purtroppo è caduta a terra, quindi è inutilizzabile, pertanto anziché buttarla così proprio senza nemmeno averla utilizzata, la utilizzo per questo esperimento. Immergo la mascherina all'interno di questa bacinella d'acqua, la inzuppo per bene, poi la prendo e la strizzo, anzi la inzuppo un altro po', la prendo e la strizzo. Ecco qua. Questo esperimento, anziché farlo qua, forse è meglio però farlo in questo bicchiere, quindi sciacquo il bicchiere, prima era contenuto del sale, ok, il nostro bicchiere adesso non contiene più sale, quindi prendiamo dell'acqua e versiamo all'interno dell'acqua dolce, versiamo all'interno del bicchiere, prendiamo la nostra mascherina bagnata e
la adagiamo bene 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 e la blocchiamo con questo elastico. Sempre per quello che vi dicevo prima, ovvero per la tensione superficiale, dovrebbe accadere adesso una cosa piuttosto strana, se vogliamo. Prendo il bicchiere, lo capovolgo, io lo faccio aderire bene bene, lo capovolgo, neanche una goccia d'acqua, niente di niente. E vi assicuro che anche se voi voleste riprodurre questo esperimento in casa senza quindi una mascherina chirurgica, ma utilizzando un semplice fazzoletto in tessuto, avreste il medesimo risultato. E questo perché? Perché quando io ho immerso la mascherina all'interno dell'acqua e poi l'ho strizzata, i pori della mascherina sono stati occupati dalle molecole d'acqua, e quindi sempre grazie a quello che vi dicevo prima, proprio la tensione superficiale, possiamo vedere questo, ovvero nel momento in cui noi mettiamo la nostra mascherina facendola aderire bene al bicchiere, non uscirà neanche una goccia d'acqua dai pori. Adesso facciamo l'ultimo esperimento, che secondo me è anche quello più d'effetto visivo. Prendiamo un cubetto di ghiaccio, lo mettiamo qui. Prendiamo adesso questo filo di lana, che penso un po' tutti abbiamo in casa, e lo adagiamo qui sul cubetto di ghiaccio. Prendiamo adesso il nostro sale, però stavolta non lo prendo col cucchiaino, ma lo prendo con questo piccolo misurino, perché ecco, non voglio sprecarlo. Quindi verso il sale sopra il filo. Aspetto giusto un po'. Adesso vedrete la magia. Vi faccio vedere da vicino. Questo è possibile perché il sale ha la proprietà di determinare una fusione immediata del ghiaccio e poi però un raffreddamento molto rapido, e questo ingloba perfettamente il filo di lana tra il cubetto del ghiaccio e il sale, come potete vedere. E con questo io avrei concluso con questi piccoli esperimenti che ci hanno aiutato un po' a capire quelle che sono le proprietà dell'acqua, ma così anche come quelle del sale. Abbiamo visto ecco anche l'acqua salmastra come si comporta, qual è la sua densità, che quindi sarà diversa rispetto a quella dell'acqua dolce. Io con questo quindi ho concluso. Mi raccomando, non perdetevi le prossime puntate di Home Lab, così come anche tutti i video previsti durante il mese. Vi ricordo Home Lab il primo venerdì del mese, non perdetelo, iscrivetevi al canale, mettete like, seguitemi su Instagram e commentate. Ci vediamo alla prossima, ciao seguaci!